Quante volte hai pensato vorrei fermare questo momento? Un tramonto, una risata, un istante irripetibile. Ma il tempo non si ferma, corre. E allora come fai a trattenerlo? Per me dipingere è proprio questo, provare a fermare quello che scappa via troppo in fretta. Oggi lavoro ad un'opera della serie Moonlight e voglio portarti dentro non solo al processo creativo, ma anche a quello che c'è dietro, il bisogno di trattenere un attimo. Io sono Luca Ballestra e benvenuto nell'Ispirazione dietro l'arte. Ho dato vita a questa serie di opere Moonlight proprio per dare eternità a quei momenti che durano un istante, dando anche una mia interpretazione a quelle che sono le tonalità, quindi non creare un realismo, ma piuttosto trasferire ciò che sento, ciò che ho sentito e percepito anche durante il momento che ho vissuto. Quindi io direi, mettiamo i colori sulla tavolozza e si inizia a dipingere. Il primo strato è il cielo rosa e lilla. Sono i colori di un tramonto che si muove e cambia in pochi minuti. E allora io li fermo qui, prima che svaniscano. Non è un fondo, non è un punto di partenza, è già atmosfera. E mi piace pensare che mentre fuori il cielo si spegne, sulla tela resterà per sempre. Bella, vedete che la giro. This is the rhythm of the night. Con i colori ad olio ogni gesto rallenta. Non hai la fretta che ti impone l'acrilico, non c'è l'irruenza dello smalto. Hai tempo. Tempo per osservare, per correggere, per capire dove davvero la luce vuole posarsi. E in questo spazio lento la luna prende forma. I colori ad olio sono sempre i miei preferiti perché il risultato è incredibile. Io ogni tanto mi chiedo, allontanandomi, ma queste sfumature come le ho fatte? Nel senso che so di volerle realizzare in questo modo, però poi tra il volerlo e il farlo passa sempre il mare praticamente. Vederle poi realizzate per come le desideravo è sempre molto soddisfacente. La prima mano è andata, la lasciamo un attimo asciugare. Dai, mi piace. Ho una piccola chicca da condividere con te. Questa è un'accortezza che mi ha trasmesso il mio maestro di pittura, Ernesto Bertiello. Mi diceva sempre di pulire i pennelli dopo averli usati e di non sprecare mai colori. Preservarli, tenerli vivi, significa rispettare il lavoro che stai facendo. Tratta bene i tuoi strumenti e loro tratteranno bene te. Queste sono tutte sfumature che mi ispirano poi per realizzare la serie Moonlight e le scopro così, vivendo la vita, correndo anche tanto, e mi piace perché poi quando sono qui nelle mie zone riesco a immergermi nella natura e là ci sono 2 lepri che corrono, anzi 3 lepri che corrono, è tutto molto molto silenzioso e questa pace mi aiuta ogni tanto per ispirarmi e riflettere sempre di più. Fuori dallo studio i colori cambiano ogni secondo. Il cielo non aspetta. Diventa rosa, poi lilla e infine il buio. E io corro, osservo e trattengo. La prima mano è quasi asciutta e posso lavorarci sopra, quindi l'idea è quella di non andare a caricare troppo i mari con dettagli, ma di lasciare tutto abbastanza amalgamato, e andrò a cercare di creare un effetto di sfericità nella bidimensione del quadro con la luce e con l'ombra. Un punto di luce, un'ombra più netta, basta poco per dare profondità e trasformare una superficie piatta in un corpo che sembra vivere. E il segreto non è riempire, è fermarsi al momento giusto quando senti che l'opera respira da sola. Il tempo scorre, sempre, e a volte sembra impossibile fissarlo in ricordi, ma se trovi il tuo modo, che sia dipingere, scrivere, fotografare o semplicemente osservare,
ti accorgi che alcuni attimi possono davvero restare. Il cielo e la luna sono su tela, spero che l'opera vi piaccia, ci vediamo alla prossima. La luna non ha bisogno di gridare per esistere. Appare di sera, silenziosa, eppure ci accompagna da sempre. Forse quello che ci serve di più è proprio questo, qualcosa che ci ricordi chi siamo, anche mentre tutto il resto scorre via.